Sono Vincenzo Durazzo, sono nato qui a Castellabate qualche anno fa, 18 novembre del 1954. Ho girato un po' il mondo, ho frequentato la scuola alberghiera a Salerno, sono stato lì in collegio e poi da lì è cominciata la mia carriera, finché poi non sono tornato e abbiamo aperto questo posto dedicato al professore Ansel Keys, il divulgatore della dieta mediterranea nel mondo, il signore delle razioni K durante la seconda guerra mondiale. E abbiamo messo solo la K perché non sapendo se potevamo usare il nome abbiamo messo la K, poi chi ci chiede gli diamo tutta questa spiegazione. Lui, vivendo qui nel Cilento, alla fine si è reso conto del perché della longevità, della varietà di malattie cardiovascolari nei popoli occidentali, diciamo, mediterranei, ed era dovuto proprio alla dieta. E in base a quello poi, dovendo scegliere un nome per il ristorante, ho pensato a lui. Come dicevo, ho frequentato la scuola alberghiera, mi sono appassionato. In verità non avevo idea di cosa fare, però fu mia madre che mi spinse a fare questo tanti anni fa. Fra il primo e il secondo anno il mio istruttore di sala, bar e cucina mi portò con lui ad Amalfi, all'Hotel Cappuccini, che non so se esiste ancora. E da lì poi, finita la scuola, emigrai, me ne andai in Svizzera, poi me ne andai in Germania, in Francia, Olanda, Belgio, Inghilterra, non guadagnando manco una lira, perché non è che ci pagavano grandi, però in più ho acquisito le lingue, parlo inglese, francese, tedesco, spagnolo. E niente, poi dopo tanto tempo sono tornato qui, si è presentata l'opportunità di questo posto, proprio sulla piazza del paese, mi è piaciuto e insieme ad un amico l'abbiamo comprato e abbiamo creato il ristorante K. La descrivo una cucina tradizionale incentrata sulla stagionalità dei prodotti, cioè quello che sul gelato non esiste da noi. Noi in base alla stagione cuciniamo. Se è la stagione del merluzzo, c'è la stagione dei polli, la stagione dei calamari e ci regoliamo di conseguenza. Il nostro piatto fondamentale, quello che non può mancare nella nostra cucina, sono le alici. Quando non c'è l'alice nel mio ristorante, appunto, non ci interessa niente. La mia cucina, in 3 parole, è genuina, basata su prodotti freschi e stagionali. Il mio piatto preferito è la pasta con le alici, che è composto di alici fresche, finocchio selvatico, pomodorino e il formaggio di capra. È il mio piatto preferito perché esprime a fondo quello che è la base della dieta mediterranea, cioè l'olio extravergine d'oliva, il formaggio e le alici. Qui le alici sono un piatto di tradizione, perché adesso non più, ma io quando ero ragazzo la flotta pescherecci, cianciole anzi, di Castellabate era famosa in tutta Italia, venivano da tutta Italia qui alle alici, dalla Liguria alla Sicilia. Quindi io sono cresciuto con la cultura delle alici, anzi prima di andare a scuola io andavo sul porto e visto che se ne pigliavano tante non era difficoltoso averne un po', e poi andavo in campagna e facevo scambio con melanzane, dipende dalla stagione. La cianciola è la barca dedicata alla pesca delle alici, che usa questa rete, usa le lampare per far raggruppare le alici e poi con questa rete che le cinge gli ingredienti che non possono mancare nella nostra cucina
sono l'olio extravergine, il pesce azzurro, i legumi e la pasta. La dieta si fonda su questo, su questi prodotti. Olio extravergine, pesce azzurro, legumi. La pasta non può mancare prima di tutto perché io sono pastaio. La cosa che più mi soddisfa a me è la pasta. La nostra cucina è una cucina tradizionale, anche perché in cucina c'è mia moglie e mia cognata, quindi che nascono da una famiglia tradizionale, però aperta all'innovazione, perché per esempio noi facciamo cotture sotto vuoto, a bassa temperatura. Prima di tutto non facciamo rifiuti organici, perché facciamo il composto. Perché tra l'altro io coltivo un orto e quindi faccio compostaggio di tutto ciò che è degradabile. Dall'orto ricaviamo molti prodotti che usiamo qui nel ristorante. La cosa che più amo del Cilento è il modo di vivere dei cilentani, molto lento. Anche se a volte siamo un po' chiusi come cilentani, però ci piace accogliere la gente. La dieta mediterranea per me è un modo di vivere, è una ricchezza che in tanti dovrebbero poter sfruttare. Per me la dieta mediterranea è un patrimonio che va salvaguardato ed anzi va allargato a più gente possibile, perché è un modo di vivere, è un modo di nutrirsi molto sano e che fa bene alla salute. Il piatto che più rappresenta la dieta mediterranea in questo posto è il Festival di Alici. Noi facciamo le alici in tanti modi, da bottonate a marozzella, in tortiera, in pastella, a ciambinotto per esempio. Il ciambinotto però richiede l'alice pescata al mattino, perché noi la diamo cruda, non marinata. Si differenzia da quella marinata che si mette a marinare nell'aceto per tanto tempo e alla fine poi sa solo l'aceto, mentre quella a ciambinotto va fatta al momento, va sfilettata, condita con sale, olio, aglio e prezzemolo, quindi sono crude, diciamo, è un sushi cilentano. Sul nostro menù tutto ciò che è di base della dieta mediterranea è segnalato. Cerco di invogliare i clienti a non prendere le solite cose, gli scampi, i cambiarumi. Infatti proponiamo le alici in tanti modi, proponiamo il tonno, cioè tutto ciò che è locale, però sempre in base alle stagioni. Il pane è fondamentale perché non è un accompagnamento a un pasto, ma bensì una portata anche il pane stesso. Infatti usiamo pani integrali, anche il pane biscottato per esempio, no? Come si faceva da quando ero piccolo per esempio, il pane si faceva una volta al mese e si conservava. L'olio è fondamentale, noi usiamo olio di mezza collina per esempio, no? L'olio ti cambia tutto. In un piatto se l'olio non è buono tu puoi fare quello che vuoi, ma alla fine si sente l'olio. L'olio ti cambia il piatto. Negli ultimi anni sono cresciute un sacco di aziende che fanno vino, perché fino a 20 anni fa per esempio non c'era niente qui, si usava la spremuta d'uva, quello che non possiamo definire vino. Si faceva, ognuno se lo faceva in casa e allora più macchiava il bicchiere più era buono il vino. Mentre si sa che il vino è la scienza, non è così. E ultimamente, grazie a Dio, sono uscite tante belle aziende che fanno il vino. E arrivano molti stranieri che sono a conoscenza di questa cosa della dieta mediterranea e sono interessati molto. Infatti molti, proprio perché fanno recensioni riguardo a questo modo di cucinare, anche gli stranieri cominciano a aprirsi a questa cosa della dieta mediterranea.
non è una cosa solo occidentale, diciamo, ecco, per fortuna. È conosciuto anche fuori dall'Italia. In Italia, meno male, se ne parla ormai da un po' di dieta mediterranea.